Voilà! Ecco com'è l'interno della scatola e voilà! Il nostro splendido Spectrum 48K, ragazzi! Esatto, con la tastiera in gomma. Guardate qui, che meraviglia! Mamma mia, i tastini in gomma di una volta! Pazzesco! Sicuramente, ecco qua, la cosa che tutti vi chiederete, l'originale vecchissimo uscito nel 1982 e voilà, quello che abbiamo ricevuto oggi. Questo qui vedete è ancora quello con l'uscita RF e questo qui è The Spectrum con la nostra power, l'adattatore USB-C, l'uscita HDMI per la televisione, 3 porte USB per i controller e poi abbiamo qua una bel tasto home per tornare al menu principale. Ma guardiamo da vicino i due giocattoli, ragazzi, eccoli qua. Poi cosa bella che non vi ho ancora detto, che ho gradito veramente tanto, all'interno della scatola che abbiamo appena aperto c'era questa stupida ma meravigliosa cover in plastica che protegge i nostri tasti, perché comunque sono tasti in gomma. Ecco qua che cerco di zoomare, cercare di stare vicino il più possibile per farveli vedere. Vedete, sono veramente belli. Questo è quello The Spectrum, vedete qua che c'è scritto The Spectrum. Allora, cosa cambia da uno all'altro? Guardateli da vicino, ve li metto uno sopra l'altro. Sono veramente simili, riprodotto in maniera maniacale. Per me voto 10, eccezionale. Sia al touch, è in ferro anche questa parte qui, i tasti sono in gomma, la tastiera perfettamente funzionante. Guardate l'originale e quello del 2024, come vedete sono veramente belli. Allora, questo è stato il primo computer che io ho avuto nella storia nel 1982, uscita RF, usavamo ancora i televisori CRT. Sul canale andate a cercare, trovate sicuramente qualche retro game dei miei vecchi video. Ed è stato quindi il mio primo computer, amato, odiato per mille motivi, perché comunque vabbè eravamo all'inizio, per giocare c'erano ancora i manuali con gli stati, il basic e tutto il resto che era presente su queste macchine qui, ma questo è stato comunque il primo computer che io ho avuto, che ho collegato alla televisione, il mio primo computer che ho ricevuto a Natale, costava un botto già all'epoca, oggi ce la mettiamo delle PS5 Pro, ma questi gioiellini qui costavano una fucilata. Quando me l'hanno regalato mi ricordo che a Natale si erano messi insieme mio nonno e i miei genitori per farmelo avere. Funzionava ancora con le vecchie cassettine. E quando si parla di vecchie cassettine ritorniamo a queste, a bomba, vi ricordate? E voilà, avevamo i giochi da caricare. Andavo sul canale 36 VHF e oggi per fortuna andiamo col televisore HDMI. Quindi allora, se siete amanti veramente del CRT come sono io, amante del CRT, amo i CRT, si vedono ancora da spettacolo, ho cabinetti arcade in casa, più di uno, sono un collezionista, l'ho già detto in altri video, e come potevo farmi mancare oggi al day one l'uscita dello The Spectrum, eccolo qua. Comunque ragazzi, prime impressioni, veramente vi dico 10 punti. Allora, all'interno troveremo, adesso poi andiamo a vedere nella seconda parte del video, i giochi. Ce ne sono 48 preinstallati e se ne possono aggiungere degli altri. Ma allora, la cosa poi vedremo nei video magari farò dei video più avanti di quello che sarà l'utilizzo finale di questa macchina e quali sono i miei progetti in merito. L'ho presa perché comunque, ok, è stato il mio primo computer e quindi non potevo sicuramente farmelo mancare, ma dall'altra parte sapevo già che usciva, perché mi ero informato, con i tastini ancora in gomma come erano questi qui, che era la cosa bella di questa macchina, e aveva poi 1000 difetti, perché comunque nonostante ha venduto tantissimo in Inghilterra, il signor Sinclair ha fatto una valanga di soldi, aveva un grossissimo concorrente che era il Commodore 64, che io dopo un anno ho comprato, perché comunque aveva degli sprite in movimento e qualche K in più di memoria che hanno reso il Commodore 64 la macchina più venduta al mondo. Ma oggi di cosa parliamo? Oggi sì, parla di The Spectrum, quindi azienda retro, e qui abbiamo Sinclair, che era il signor Sinclair che ha fatto questa splendida macchina con tutti i suoi difetti. Non era la prima perché siamo partiti dallo Z80, questo è lo ZX Spectrum 48K e qui 48 che oggi è il numero di giochi installati invece, perché comunque abbiamo all'interno una macchina che lo emula, e però comunque ragazzi la plastica, il touch
la guardate bene, la finitura dei tasti, io dico che è meraviglioso. Guardate la stampa, tutto eccezionale. Allora, andiamo ad accenderlo? Direi di sì, ragazzi. Ed eccolo qua, appena acceso, ragazzi. La solita interfaccia dei classici del C64, oggi la troviamo su The Spectrum. Esatto, sul nostro giocattolino che abbiamo appena aperto. E zac, eccoci qua dentro nel menu. Allora, come potete vedere qua sotto avete diversi aiuti per l'aiuto, la Q, la A le partite salvate perché potete fare dei salvataggi, space per le opzioni, F per definito, L ordina, M avvia gioco, perché comunque la tastiera è perfettamente funzionante e vi potete comunque muovere con i tasti, come vedete vi fa sotto l'anteprima dei giochi, eccoli qui quelli che ci sono all'interno. Quindi andiamo subito a vedere all'inizio. Quindi abbiamo Alien Girl, Ant Attack, Army Moves, Auf Wiedersehen Monty, Avalon, Bobby Bearing, Cosmic Payback, Devil 2, El Stompo, Exolon, Firelight, Firelord, Football Manager 2, ragazzi, Freddy Hardest, The Great Escape, The Overhills, Highway Encounter, The Hobbit, Horace Goes Skying, Jack the Sniper, Knock in 3D, The Lords of Midnight, Manic Miner, ragazzi, questo qui famosissimo, che non lo conosce, Match Day 2, Movie, Nodes of Eidos, questo qui io, caspita, quante partite ci ho fatto, e poi sono andato avanti a giocarci sul Commodore 64, Penetrator, Fantis, Game Over 2, Phoenix, Pyracurs, Quasatron, Robin the Wood, Saboteur Remastered, addirittura, cioè qui avevamo, scusate un attimo, cioè mi piace l'idea, Remastered, guardate qua, cioè oggi abbiamo nelle PlayStation 5, nell'Xbox Series X Remastered, già qua eravamo avanti, vabbè, chiudiamo la cavolata. Shovel Adventure sarà Shovel Knight, ma chi lo sa, School Days, Snake Escape, Spellbound, Starquake, Star Strike 2, Stonkers, Target Renegade, TCQ, Technical The Megamix, Tenebra, Strashman, The Way of the Exploding First, gioco di karate famosissimo, ragazzi, The Willy, Where the Stood Still, Alien Girl Scream Edition, Ant Attack. Ripartiamo quindi dall'inizio, ragazzi. Allora, come avete visto, i giochi sono veramente carini e tanti, comunque si possono aggiungere. Ma vediamo subito come far partire un gioco. Allora, come c'è scritto qua sotto, M avvia gioco, schiaccio M, voilà, partito. Ragazzi, e funziona. Poi dietro al mio tastino home, qua dietro avete visto, in un attimo esce. Devo dire che funziona veramente bene. Fatemi sapere nei commenti se volete sapere qualcosa di particolare, ragazzi. Come già non ho ancora detto oggi, mamma mia, sono ammalato oggi. Una battutaccia su me stesso. Premete subito un bel like, forza con il ditino, come dico sempre, avanti, e iscrivetevi al canale, ragazzi, importante. Ma andiamo a vedere anche Nodes of Eidos, io direi di sì. Voilà, schiaccio M. Giocone, ragazzi. L'audio è quello che è un ZX Spectrum, non è certo il SID del C64, comunque è un pezzo da collezione da avere. Allora, ragazzi, vi piace questo bellissimo ZX Spectrum 48? Spero di sì. Allora, come ho già detto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se avete domande o altro chiedete, faremo dei video specifici magari per aggiungere i giochi e per il progettino che ho in mente, per il motivo per cui ho comprato questa macchina. Comunque favolosa, complimenti ai realizzatori, questa volta 10 punti. Fatemi sapere se avete intenzione di comprarla, se vi piace e se vi è piaciuto il video. Un saluto e un mega abbraccio da Andrea, alla prossima, ciao a tutti.